E niente, noi videoblogger professionisti che ci occupiamo del ramo agroalimentare abbiamo un problemino, facciamo sempre la spesa per ogni ricetta e le ricette magari ne facciamo più di una anche nel giorno, per cui poi alla fine ci troviamo con una montagna di cose da mangiare, ma anche con ingredienti che potrebbero essere sprecati, andare buttati. E quindi che cosa faremo oggi noi? Una ricetta svuota frigo che può essere utile anche a tutti voi in questi momenti così difficili, vero? E quindi andiamo a vedere che cosa ho trovato in cucina e che cosa ci si può fare. Io per esempio oggi vorrei fare un pasticcio, uno sfornato, non so come si chiami precisamente, ma sono sicuro che verrà molto bene. Andiamo a vedere. No, vabbè, scusate, la maschera eh, è servita per tagliare le cipolle. E allora abbiamo un classico Walt Disney che riguarda il soffritto: sedano, carote e cipolle, tutto biologico, che ve lo dico a fare. Poi abbiamo un certo numero di patate e poi abbiamo il tofu che ho messo a marinare in cubetti, altrimenti sa di polistirolo, e ho messo a marinare con questa salsa che si chiama shoyu, che voi conoscete molto bene e che trovate comunque in descrizione il link per eventuali acquisti che voi vogliate fare. E questi sono i piselli, questo è quello che ho trovato, i funghi l'ho finiti e l'idea è quella di farci un pasticcio, quindi andrò a cuocere queste patate a vapore, questi li cuocerò tutti insieme anche con il tofu e praticamente poi mischierò le patate lessate con queste cose e le metterò in forno. Come i più scaltri noteranno, le maestranze ci hanno agevolato il padellone, le creusé, tutto in ghisa, lo compri una volta, non lo compri più, con olio extravergine d'oliva locale, i peperoncini calabresi e l'aglio di Sulmona a soffriggere. Ora, questa situazione qua è l'anteprima al soffritto, quindi mettiamo un po' le cose che sono più difficili da cuocere, il sedano e la carota, e poi più tardi ci andrò a mettere la cipolla. Qui ci hanno agevolato la vaporiera e questa vaporiera la trovate in qualsiasi negozio cinese e nei due piani ci andremo a mettere le patate divise a cubetti con allora qua sotto c'è un po' d'acqua e se volete fare i figaccioni ci mettete qualche seme di cumino, coriandolo, ginepro, 2 foglie d'alloro, un po' di rosmarino e quindi le patate verranno speziate. Vedete? Un rametto di salvia, 3 foglie di alloro, quello che ci avete. Questo è coriandolo, sono semi, gli antichi romani li utilizzavano per purificare l'acqua e questi sono semi di cumino e con le patate stanno benissimo. I semi di cumino mi hanno risolto un sacco di serate con le patate. Ora ci mettiamo sopra l'oggetto che mi ha regalato Yoko Ono, voi la trovate in qualsiasi negozio cinese, e vado intanto a tagliare le patate per poi posizionarle al primo piano e all'attico. Ecco, le carote si sono
già quasi cotte. Allora ci mettiamo la cipolla che si fa molto prima, e mo guarda un po' come sono fatto. Qui ci vado a mettere anche i piselli e il tofu. Il tofu l'ho marinato con lo shoyu e l'olio, però io la marinatura non la voglio, perché c'è anche un po' di aceto balsamico, ma non la voglio tirare tutta fuori perché la useremo dopo, quindi la prendo così. Non so se si è capito, mi sto inventando tutto ora, come se fosse una ricetta che faccio da sempre, ma questa è una ricetta che noi single ci possiamo inventare volta per volta, perché non dobbiamo rendere conto a nessuno, vero? Perché essere single ha anche i suoi vantaggi. E quindi adesso io mi sono creato questa specie di piatto semi-balinese e le patate nel frattempo hanno deciso di stare tutte in un piano, solidali tra loro, femministe come poche, stanno tutte su un piano e coprono tutto. Mi raccomando, ricordatevi di controllare, non ci vuole amore, no? L'amore è anche cura, prendetevi cura di quello che state facendo, perché se si brucia poi dovete ricominciare da capo e comunque è una cosa brutta, no? Quindi ogni tanto controllate, girate, e io li sto facendo a fuoco basso e così si stufano, non si biscottano. Nel frattempo qui le patate stanno lessando, ci vorrà ancora qualche minuto e nella cucina si è diffuso tutto un profumo di alloro e di cumino. Accendete il forno, mettetelo a 180 gradi non ventilato. Ed ora che le patate sono pronte, abbiamo stufato a dovere i piselli con il tofu, le carote, eccetera, eccetera, andiamo a comporre tutto in un unico pasticcio sfornato che dir si voglia e lo infiliamo nel forno per una mezz'oretta. Quindi in una bowl come si deve vado a piazzare tutte le patate e le schiaccio, altrimenti che pasticcio è, no? Però io ho un oggetto che mi ha dato Eric Clapton nel suo ultimo concerto a Roma, perché questo lo fanno i tristi con la forchetta. Capito come dicono a Roma? Che te lo dico a fare. Solo i chitarristi hanno queste cose. E questo oggetto lo abbiamo io ed Eric uguale. Capite? Cioè guardate come funziona. Un attimo, è bastato ancora con la forchetta. Che te lo dico a fare. Ora metto un po' di olio qui. Nel mettere tutto nella casseruola ho aggiunto anche il sale. Ora aggiungo la marinatura del tofu e non vi scordate l'aglio, non vi fate parlare dietro, la gente mormora, così cercate di dare un senso velocemente perché mi sto lessando la faccia, tutta la faccia. E poi andiamo a studiare
Here's the rainy day, visto che oggi piove. È una cosa così al volo, uno sfornato che ci può fare allegria nel serale, giusto? Ora ci metto 2 cucchiai sopra di lievito alimentare. Questo lievito non è attivato ovviamente, è derivato dal lievito di birra e noi lo usiamo come parmigiano. In forno per una mezz'ora, ovviamente si controlla, a 180 gradi non ventilato. Ma quanto è bella! Una torta fatta al volo con le cose che abbiamo in cucina. Non ci vuole molto e sarà sicuramente buona. Andiamo all'assaggio! A forza di fare prove l'ho quasi finita. Ora proverò per la prima volta questa torta. Dunque, un po' di tofu, carote, patate. Aceto balsamico di Modena, si sente, è molto buona, si sente anche lo shoyu e per questo non esagerate col sale, perché questo fa anche la funzione da sale, e poi le coronarie, le arterie. Davvero divertente, piccantina, buona. Ragazzi, divertitevi in cucina e soprattutto non sprechiamo nulla. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuta questa strampalata ricetta e suonate la campanella se volete essere aggiornati su altre strampalate ricette. Vi ringrazio per la pazienza, per la visualizzazione e ci vediamo alla prossima, cioè domani. Ciao!